Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. A quanto pare vanno tutti quanti a giocare la Champions League dei cammelli. Questa sessione di calciomercato riserva sorprese giorno dopo giorno. Anche Savic della Lazio andrà in Arabia, a quanto pare 40 milioni alla Lazio, contratto faraonico al calciatore. Ennesimo campanello d'allarme per quanto riguarda l'UEFA, che secondo me non oggi, non domani, ma a breve dovrà intervenire e regolamentare queste situazioni, perché questi hanno soldi a valanga, quindi si presenteranno a ogni sessione di mercato con tantissimi soldi da poter spendere e investire e portano via tantissimi talenti dalla Serie A, dall'Europa. E poi il nostro prodotto, parliamo della Serie A in questo caso, già è difficile venderlo a prezzi esorbitanti, sarà ancora meno, avrà ancora meno appeal, diciamo, nella vendita comunque dei diritti e delle partite della nostra Serie A, se poi ogni sessione di mercato perdiamo 10, 15, 20 calciatori che sono tutti forti, che se ne vanno in Arabia. Allora bisogna vedere cosa fare e in contrapposizione a questa situazione, perché poi diventerà secondo me insostenibile. Detto questo, situazione che comunque ingloba anche il calcio Napoli, abbiamo sentito ieri, non si sa se sia vero o meno, sirene arabe per Zielinski, Lozano, Mario Rui addirittura. Comunque ne parleremo in questo video, analizzeremo questa situazione. Prima di cominciare ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, attivate la campanella delle notifiche se volete restare aggiornati sui contenuti, condividete questo video con tutti i vostri amici, ci confrontiamo sul calciomercato, sul nostro Napoli, commentate, io rispondo a tutti i commenti e ci confrontiamo anche nella sezione dei commenti. Cominciamo. Dico l'ultima cosa su Savic e poi parliamo del nostro Napoli, perché poi non voglio improntare tutto il video su Milinkovic Savic, perché ogni volta che leggo notizie dall'Arabia mi viene il prurito. Comunque, prima che cominciasse questa sessione di mercato, Savic voleva giocare la Champions League, anche andando via dalla Lazio comunque avrebbe preferito un club di Champions League, ma le parole a quanto pare stanno a zero, anche le dichiarazioni dei diretti interessati, perché ha scelto l'Arabia e la va a giocare sui cammelli. Quindi non possiamo dare nemmeno credito a dichiarazioni di calciatori, perché poi arriva l'offerta e si sceglie quasi sempre per il dio denaro. Detto questo, sirene per Zielinski, sirene per Lozano, sirene per Mario Rui, si dice dall'Arabia, poi vedremo se si troverà conferma in queste notizie eccetera eccetera, però volevo analizzare la situazione appunto di Zielinski e del centrocampo del Napoli. Perché è andato via Demme, è andato via Ndombele, Zielinski potrebbe partire perché De Laurentiis è stato chiaro nella conferenza, nella presentazione delle magliette, chi è in scadenza 2024 o arriva un'offerta per andare via o rinnova, non ci sono vie di mezzo. Giustissime le parole del presidente e affrontare la situazione così, perché è l'unico modo possibile. Andiamo a vedere però, nel caso parta Zielinski, il preferito si dice sia Kob Miners dell'Atalanta, grandissimo calciatore, però io prenderei sia Kob Miners che Gabriel Vega, se ne è parlato, ha una clausola mi sembra intorno ai 35 milioni, non voglio andare errato perché l'avevo letta tempo fa, però ho perso la notizia, mi sembra che sia una clausola comunque non bassa ma nemmeno altissima, quindi mi sembra sopra i 30 milioni, 35 milioni. Io prenderei tutte e due, perché Cop Manners potrebbe tranquillamente essere il sostituto non naturale al 100% di Zielinski, perché le caratteristiche sono simili, ma il mio modesto parere è che Zielinski tecnicamente sia una spanna sopra a Cobb Manners e Cobb Manners abbia però dalla sua maggiore incontrismo e lotta nei contrasti, a differenza di Zielinski che è più tecnico e va comunque a giocare tra le linee e fa da collante tra centrocampo e attacco. Lo fa anche con Mendes, però recupera più palloni sicuramente del nostro Zielu, anche se io mi terrei Zielo tutta la vita senza sfasciare il Napoli e mandare via altri calciatori, ma sappiamo che il calciomercato riserva sorprese ed è sempre così. Ci sono sempre avvicendamenti di calciatori
avvicinamenti a delle squadre di calciatori oggi, domani non si sa, dopodomani vieni smentito, però credo che se non si accordi sul rinnovo, Zielinski sia in partenza. Ovviamente abbiamo Elmas in panchina che potrebbe tranquillamente essere il sostituto e puntare sul Macedone, che Elmas ha dimostrato che comunque entrando anche a partite in corso quest'anno ha fatto la differenza, ha sostituito Kvaratskhelia, è stato schierato a destra quando non avevamo né Lozano né Politano, ha fatto il falso 9 nella partita di andata contro il Milan di Champions perché mancavano Simeone e Raspadori. Jolly che abbiamo in panchina da dover sfruttare, però servono innesti a centrocampo. Sarebbe il caso di prendere sia Gabriel Vega che Cobb Manners e si farebbe veramente un mercato eccellente da questo punto di vista a centrocampo e ripeto e ribadisco, vorrei il centrale difensivo prima di Di Maro per cominciare a studiare questo Napoli tatticamente e ad avere tutta la linea difensiva titolare disponibile per Garcia, perché abbiamo cambiato allenatore e non è, sarà comunque un calcio simile, ma comunque porterà comunque innovazioni, porterà le sue idee Garcia sicuramente, quindi dovrai avere almeno la linea difensiva ufficiale della stagione 2023-2024. Vediamo da questo punto di vista se arrivi questo fantomatico Itakura che a me piace tantissimo. La situazione Lozano se ne è parlato tantissimo, se ne continua a parlare, ci sono nomi che potrebbero sostituire il calciatore, però secondo me la priorità è comunque non fare le cose troppo di fretta perché la fretta ai figli ciechi si dice, ma non bisogna nemmeno accomodarsi e sedersi tranquilli, dice vabbè tanto poi arriverà l'offerta Lozano pure se parte il 15 agosto non fa niente, che comunque vorrei avere da tifoso e credo anche Garcia ovviamente vorrebbe avere il Napoli ufficiale almeno per fare tutto il ritiro di Castel di Sangro senza intervenire più nel calciomercato in uscita e in entrata. Mi rendo conto che il calciomercato è comunque un momento della stagione difficile da affrontare, da pronosticare. Ci sono i colpi migliori che puoi sferrare alla fine della sessione perché c'è chi compra, c'è chi vende. Se no quello che voleva vendere non ha venduto e tu sei l'unico compratore, va a finire che il prezzo si abbassa, risparmi qualcosina, eccetera, eccetera. Però d'altro canto ti puoi ritrovare senza comunque l'acquisto fatto, nel caso arrivi qualcuno 24 ore prima di te, è un rischio portarlo troppo alla lunga, quindi mi auguro che il Napoli intervenga quanto prima da questo punto di vista sul calciomercato. Spero che Zielinski rimanga perché mi piace tantissimo il calciatore tecnicamente tutto ciò che ha dato a Napoli, però sarebbe l'ennesima operazione esagerata del Napoli. Perché? Dico questo e concludo. Spero che qualcuno sia arrivato alla fine di questo video per ascoltare queste parole. Zielinski viene pagato 15 milioni più il prestito di Zuniga all'epoca. Nel caso Zielinski dovesse partire una cifra intorno ai 20 milioni, 25, 20, 25, il Napoli fa dai 5 ai 10 milioni di plusvalenza dopo tantissimi anni dall'acquisto. Punto primo. E poi hai sfruttato il calciatore per tutta la tua permanenza a Napoli. Ecco la progettualità e i conti a posto del Napoli da dove scaturiscono. Da scelte del genere